Andiamo avanti. Occupiamoci della nostra funzione, la chiamiamo motion. Il suo scopo è calcolare la dimensione e la posizione della clip, che verrà sovrapposta allo sfondo, quindi dovrà fornire i valori da inserire nel comando layer. In realtà ho trovato questa funzione in rete e l'ho adattata per questo script, dato che funziona veramente bene. Ricordiamoci che tra gli argomenti che inseriremo, quando si tratta di pixel, i valori dovranno essere interi. Quindi ogni variabile numerica la facciamo precedere dalla funzione int, che arrotonda il valore al numero intero più vicino. Il primo argomento produce una clip video dall'immagine di sfondo e lo chiameremo BGF. Il secondo argomento indica la clip da sovrapporre, lo chiameremo clip F. Alfa è l'opacità. Anche questo argomento necessita di numeri interi. X indica la posizione orizzontale. Y la posizione verticale. W la larghezza. E H l'altezza della clip. Ora iniziamo il corpo della funzione con la parentesi graph aperta. Anche qui usiamo le funzioni width ed height, e dobbiamo specificare che si riferiscono alla clip. Il valore dell'altezza comprende anche l'immagine riflessa, ma dobbiamo rispettare le proporzioni, quindi dividiamo per 2. Convertiamo la dimensione W e H in valori percentuali. Scriviamo questa riga, che calcola il rapporto tra la larghezza reale della clip ed il valore di W, che varia durante l'animazione. Ma dato che le dimensioni di una clip devono essere almeno di 4 pixel, mettiamo delle condizioni. In questa riga fissiamo il valore minimo di W a 4. Usiamo l'operatore condizionale composto dal punto interrogativo e dai due punti. Simile all'if then del BASIC. Se il risultato W della riga precedente è minore di 4, W è portato a 4. Altrimenti rimane valido il risultato. Ripetiamo per H. Ora creiamo una corrispondenza tra la posizione espressa da X e Y e le dimensioni W e H. Dobbiamo fare in modo che, mentre le dimensioni della clip aumentano, rimanga centrata rispetto alla posizione di partenza come in uno zoom e che ci sia l'illusione dell'avanzamento sul piano orizzontale. In AVSynth, la posizione nel quadro video viene calcolata partendo dall'angolo superiore sinistro. Quindi inserendo due valori fissi, si otterrà che durante l'animazione la clip aumenterà di dimensioni senza spostarsi nello spazio orizzontale e verticale, come se fosse ancorata in un punto. Se invece ad ogni incremento di W e H, sottraiamo metà del loro valore ad X e Y, la clip si sposterà verso sinistra e verso l'alto. Ma lo spostamento sarà compensato dall'aumento della sua dimensione ed il risultato sarà quello che cerchiamo. L'altezza e la larghezza devono avere un valore minimo di 4 pixel. Per questo abbiamo condizionato W e H, ma saranno sempre visibili anche all'inizio della sequenza. Mentre è più efficace una comparsa graduale. Esiste già un filtro che consente di sfumare la visibilità, ma le sue varianti fade in e fade out sfumano verso un colore selezionabile, mentre la sfumatura in questo caso deve essere dalla completa trasparenza. Layer ha tra i suoi parametri anche l'opacità. Sfruttiamo una delle variabili che si incrementano, per esempio H, e scriviamo due righe per determinare la trasparenza. H/2 velocizza il passaggio da 0 a 255 e la seconda riga condiziona il valore massimo a 255, come abbiamo già visto prima. Ora creiamo la clip, che sarà sovrapposta allo sfondo. Lo spazio colore, come già spiegato, deve essere RGB32. Aggiungiamo il resize con le variabili W e H ed il filtro loop.
che ci consente di usare clip di durata diversa senza correre il rischio che una termini prima dell'altra. Loop ha alcune variabili impostabili con numeri interi. Tiles controlla quante volte il loop deve ripetersi, il valore di default è -1, che equivale a infinite volte. Start frame ed end frame indicano il segmento che vogliamo mandare in loop, di default è compreso tutto il filmato. Limitiamoci ad usare il filtro con i suoi valori di default. Quindi scriviamo loop, e parentesi tonda aperta e chiusa. Dichiariamo layer, in modo che usi le altre variabili di questa funzione. BGF è lo sfondo. ClipF è il video. L'operatore usato è add. Alpha corrisponde all'opacità. X e Y sono le variabili della posizione della clip nello sfondo. A questo punto la funzione è finita. Chiudiamo il corpo con la parentesi graffa. Abbiamo quasi finito. Ora dobbiamo rendere definitivamente dinamica la scena e lo facciamo con il filtro Animate. Questo filtro verifica i valori dei suoi argomenti per un numero definito di fotogrammi e li applica al filtro richiamato al suo interno. Questa è la sua sintassi. Si può anche scrivere così. Ed è la forma che useremo. Start frame indica il fotogramma iniziale, end frame indica quello finale, dal fotogramma successivo il filtro non agisce più. String filter name richiama il filtro a cui saranno applicati i valori degli argomenti. Nel nostro caso la funzione emotion. Start args sono i valori iniziali degli argomenti. End args indica i valori finali che gli argomenti dovranno raggiungere. Dichiariamo una nuova variabile L che inizialmente deve caricare l'immagine di sfondo. Applichiamo Animate. Inseriamo il campo di azione del filtro. Start è il frame iniziale e come TC è stato definito all'inizio dello script. TC rappresenta il numero di fotogrammi rapportato alla durata dell'animazione. Richiamiamo la funzione che abbiamo creato, motion. Indichiamo a cosa dobbiamo applicarla. Dato che la funzione esegue il filtro layer, bisogna specificare sia lo sfondo che la clip sovraimpressa e gli argomenti che entrano in gioco con l'animazione. OP corrisponde all'opacità, quindi assumerà il valore della variabile alfa della funzione emotion. A questo proposito è meglio specificare che le variabili dichiarate nella funzione definita possono avere anche lo stesso nome delle variabili esterne, dato che saranno prese in considerazione solo all'interno della funzione, quindi potremmo anche ripetere lo stesso nome per gli stessi argomenti. Andiamo avanti. Dopo OP, vediamo X1. Questa variabile fa riferimento alla posizione orizzontale iniziale della clip. Y è la posizione verticale di riferimento. È il punto di intersezione tra i due piani che abbiamo trovato all'inizio. Le clip non dovranno mai essere posizionate sopra questo punto che sarà anche la posizione verticale di partenza. Ora definiamo la dimensione iniziale. Partiamo da 2,0. In realtà sarà almeno 4, sia in verticale che in orizzontale, dato che nella funzione emotion abbiamo fatto in modo che questo sia il valore minimo. Questa è la prima parte della funzione animate. Sono i punti di partenza. La seconda parte definirà i punti di arrivo degli argomenti. X1 e Y1 sono le coordinate finali, mentre W1 e H1 sono le dimensioni finali espresse in percentuale. Per esempio, se W1 è 20, la larghezza sarà il 20% della risoluzione orizzontale della clip. Lo stesso vale per l'altezza. Ripetiamo la riga per ogni clip. Per rendere modificabile facilmente lo script, i fotogrammi iniziali e finali dell'uso di Animate fanno riferimento alla variabile dichiarata all'inizio, TC, ma nulla vieta di inserire dei valori a piacere. Così anche per aumentare il numero dei video, basta aggiungere le sezioni clip ed un numero corrispondente di righe Animate.
In questo esempio ho aggiunto anche un bordo di 2 pixel con il filtro Add Borders. Lo script è finito, aggiungiamo la riga di richiamo ritornelle e salviamolo con estensione AVS. Questo è il risultato finale. In realtà, esistono dei filtri esterni che svolgono questa funzione e lo script poteva essere semplificato in alcuni passaggi, ma ho preferito questo metodo per poter spiegare più argomenti possibili. La guida è finita. Spero che sia stata chiara, esaustiva ed utile. Grazie per il tempo che mi avete dedicato.